Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello personale, l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Non solo, vi ricordo anche che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo con l'andare a vedere dove ci eravamo lasciati, così cerchiamo di capire come procede questa energia per voi nel mese di marzo. Voi avevate a febbraio il carro, di sicuro è una carta di successo, di ottenimento, di conquista o una fase finalmente di miglioramento e di avanzamento, quindi situazioni che si sbloccano, situazioni che sono in evoluzione e in progressione, però ci chiede di muoverci, di controllare quelle che possono essere delle controversie, delle situazioni che magari non funzionano come dovrebbero, quindi dobbiamo essere noi a guidare, ad andare avanti, comunque sempre avanti, oppure proprio partire in un nuovo percorso e anche in una nuova fase della nostra vita. Quindi adesso andiamo a vedere come prosegue questa energia. Andiamo a mescolare bene e se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate sia il link per vederli meglio con le video recensioni e anche i link per acquistarli. E adesso il vostro mese di Arcano è la carta del mondo. Beh, altro che ottenimento, soddisfazioni, il mondo ce le ha tutte nel senso positivo, quindi un qualcosa di negativo che si risolve, una fase di miglioramento che può veramente portare a una conclusione di un momento difficile per voi, oppure sì è vero, è una carta molto positiva, però a volte può voler dire che nonostante i nostri impegni, nonostante ci sia un qualcosa che magari noi vogliamo continuare a fare, a gestire, eccetera, dobbiamo invece concludere e chiudere perché forse non c'è più niente da fare. Magari questo potrebbe essere un indizio molto positivo. Quindi sapete che in alcune cose, ok, avrete i vostri risultati, il vostro successo, anche miglioramento, però allo stesso tempo ci sono alcune cose che indipendentemente da come stanno andando devono essere chiuse e concluse perché si sta presentando una nuova fase, un nuovo inizio della vostra vita. E adesso vediamo come si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio da quello strettamente personale, indicazioni che vi possono aiutare a capire, intercettare come andrà il vostro mese e poi ovviamente vediamo gli altri. 7 di denari, il nostro punto di partenza, quindi all'inizio, i primi 10 giorni del mese di marzo. Carta di attesa, ma di attesa perché vuol dire che qualcosa noi l'abbiamo già fatta e quindi dobbiamo aspettare la maturazione, dobbiamo aspettare alcune situazioni che si vanno a muovere in un certo modo, quindi di non aver fretta. E infatti, cioè, anche l'osservazione molto bella, diciamo, la rappresentazione, si vede che un qualcosa forse è già pronto per essere raccolto, è già maturo, però se aspettiamo, magari ovviamente otterremo molti più vantaggi, molte più cose positive. Quindi in questa fase non dobbiamo avere fretta, ma dobbiamo continuare a procedere. Probabilmente ci stiamo avvicinando ad ottenere quei risultati.
L'8 di bastoni, gran fermento e movimento, soprattutto un qualcosa che può arrivare all'improvviso, una comunicazione, un'informazione, una novità interessante. Quindi quando ci sono alcune cose che si muovono molto in fretta, dobbiamo essere pronti a cogliere queste opportunità o queste informazioni. Utili sì, nei vari ambiti, anche noi di muoverci con loro e quindi senza avere fretta, diciamo, ovviamente si possono fare tante cose e anche bene effettivamente. Magari c'è una in particolare come opportunità da cogliere, può essere un'idea, una proposta, quindi una comunicazione perché è legata, le spade sono legate alle comunicazioni, alle parole, alle idee, anche a qualcosa di innovativo, magari di diverso dal solito. E quindi qui c'è questa opportunità. Lo dico sempre tutte le volte che esce un asso, vuol dire opportunità da cogliere che dipende da noi se vogliamo coglierla o meno. Magari c'è chi non la vorrà cogliere, non la potrà cogliere, altri, sì. Io direi di sì perché, forse è proprio questa che vi può portare a, chiudere definitivamente alcune cose e anche a mettervi in un nuovo inizio, in un ambito della vostra vita. Adesso procediamo con l'ambito amore. Quindi vedere un po' come tutte queste energie si riflettono. Sono molto interessanti perché, direi che verrà premiata l'intraprendenza, verrà premiata la voglia di rinnovare la propria vita e quindi poi di mettere in moto delle idee totalmente diverse, nuove. Infatti l'abbiamo già visto. Per l'ambito amore ricordo che andiamo ad analizzare principalmente coppia single, però in realtà se qualcuno non è interessato può anche vedere queste energie come indicazioni per questioni familiari, parenti o amicizie. Troviamo il fante di coppe, l'asso di coppe e infine in questo caso il fante o paggio come preferite, però di denari. Quindi direi che sono carte molto positive perché possono saltar fuori delle iniziative, delle gentilezze, delle accortezze, delle attenzioni che migliorano l'ambito affettivo. Bello il paggio, perché è quella novità che in qualche modo fa piacere, è bella, sempre bella la novità. In realtà anche l'asso di coppe, quindi può portare sia una proposta, sia anche un progetto da realizzare insieme o semplicemente quelle azioni, quelle cose che vengono fatte proprio e che fanno piacere al cuore, ci fanno sentire amati, desiderati e quindi direi che sono novità interessanti per vari punti di vista. Che si possa realizzare anche qualcosa nel concreto, io direi assolutamente sì, perché il fante in questo caso arriva a portarci diciamo nuove situazioni scusate, diciamo il fante poi è il re. Il re in questo caso, è sempre un'energia, di terra e che quindi, è concretezza, è ottenimento, è un qualcosa che riguarda la buona gestione delle questioni pratiche, famiglia, denaro, anche attenzione e cura proprio di dedizione a se stessi, però ovviamente alla coppia. Procediamo ovviamente anche per i single, che qui troviamo molto interessanti, perché, cosa vuol dire? Che il nostro 2 di denari indica anche varie possibilità, flessibilità, certo, dipende da cosa state vivendo, perché se siete un po' confuse, un po' incerte tra più situazioni e conoscenze, magari c'è
quella in particolare che vi accende il cuore, vi accende nell'entusiasmo e nella passione. Infatti abbiamo l'asso di bastoni che ci porta questa bellissima energia, che magari appunto si può sviluppare in qualcosa di più, ce lo può dire proprio il sole. Quindi in qualsiasi circostanza vi trovate è in un certo senso determinante capire cosa può voler dire questo 2 di denari, perché se siete confusi tra una nuova situazione, una nuova conoscenza che è arrivata, oppure tra una vecchia e una nuova, quindi più situazioni in ballo, allora una emerge in particolare che vi farà capire di procedere in quella situazione, quindi di lasciare andare dove c'è troppa incertezza e confusione. Oppure può essere una situazione legata a eventi precedenti, eventi del passato che rimangono così, diciamo, sospesi un po' nell'incertezza e nella confusione. Allora questa potrebbe essere un'energia totalmente diversa, una nuova conoscenza, una nuova situazione, una nuova fiamma che può portare delle novità interessanti proprio in questo ambito, proprio perché c'è il sole, quindi splende questo sole, ovviamente nelle situazioni di cuore o anche diciamo strettamente personali, come vi dicevo, legate anche a un'amicizia, perché indica anche apertura, condivisione, socializzazione, sempre positiva, perché è qui che arrivano le novità. Poi vediamo la parte più pratica delle finanze, del lavoro. Troviamo questa bellissima carta. Dico bellissima perché indica una fase di riflessione, di pausa, e quindi mi è un po' in connessione con quello che stavamo dicendo proprio dell'energia principale. Non bisogna avere fretta, bisogna fermarsi a valutare, perché qualcosa, è vero, potrebbe essere dietro l'angolo, come opportunità, è vero che si muoveranno abbastanza in fretta, e allora quindi bisogna gestire sia le vostre energie a livello personale, sia cose che non devono essere sprecate. E quindi è vero che uno può pensare, ma l'otto di spade non è proprio tanto positiva. Come vi dico, magari forse anche spesso dipende sempre dal contesto. Secondo me quando arriva un blocco, un'incertezza, è perché dobbiamo fare attenzione sia a qualcosa a livello esterno, sia a permetterci di non sprecare, come dicevo, le vostre stesse energie, ma anche le vostre stesse finanze. Quindi se salta fuori magari che volete fare delle spese, non è il caso di farle, perché si deve essere in protezione, in cura, perché diciamo, ahimè, questo 5 di spade può portare una perdita, può portare una spesa eccessiva, una delusione, un qualcosa che non va bene. Ecco perché vi stavo dicendo, importantissimo proteggersi, fermarsi, anche autobloccarsi, perché se vogliamo fare assolutamente qualcosa, magari abbiamo bisogno di gestire meglio le nostre stesse intenzioni, però è proprio verso la fine che osservando, valutando e magari se state pianificando qualcosa, salta fuori una nuova proposta, magari collaborazione o qualcosa di interessante. Come vedete è molto bella questa carta perché questa persona, questo uomo sta osservando cosa sta arrivando, e quindi mettervi nelle condizioni di capire effettivamente che cosa c'è a vostra disposizione, potrete cogliere le cose migliori per voi. Poi vediamo per chi è alla ricerca, per chi vuole fare grandi cambiamenti. Viene in mente un po' quello che stavo dicendo prima, che secondo me da alcune energie verrà tanto premiato il fatto di avere intraprendenza, di osare, di cogliere quell'opportunità. Qui effettivamente
è una proposta, è un qualcosa che, vi verrà detto o, magari un nuovo inizio in questo ambito che porterà un po' più di tranquillità, di serenità, di risolvere delle cose del passato e felicità. Come vedete c'è proprio il 10 di coppe che è soddisfazione, è raggiungimento e anche sostegno, soprattutto, emotivo, familiare, quindi può essere anche economico per certi aspetti. Quindi nelle situazioni più difficili, più complesse, comunque sapete di avere a che fare con questo tipo di sostegno. Però è molto importante nuovi sviluppi, nuove situazioni del passato, quindi o ricevere delle proposte, o anche magari delle indicazioni che vi possono aiutare nella ricerca. Quindi un nuovo inizio proprio in questo mese o sapere che, vi state avvicinando ad ottenere dei risultati. Di sicuro, l'abbiamo visto sin dall'inizio, alcune cose procedono per il verso giusto, quindi sia come conclusione delle cose più complesse e fase di miglioramento, però soprattutto ottenimento, qualcosa di vantaggioso. E procediamo con l'ultima parte adesso con i segni zodiacali da attenzionare. Per voi c'è il Cancro, poi troviamo Leone e infine lo Scorpione. Essendo un oracolo astrologico ci fa capire che alcune, situazioni legate a persone, a relazioni devono essere un po' attenzionate. Qualcuno potrebbe fare il bello e cattivo tempo, quindi destabilizzarvi con il proprio atteggiamento, comportamento, ci sono anche delle nuove evoluzioni, quindi sia miglioramento in alcune relazioni, sia cose che si sbloccano e anche delle persone che possono essere molto ispiranti, molto positive per voi, a darvi energia e forza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!